nuova puntata del progetto Barks. In questo video analizzerò il biennio 1947-1948. Il maestro è sempre più vicino alla maturità artistica, sia da un punto di vista narrativo ma soprattutto in ambito grafico. È infatti subito notabile come da un confronto con i precedenti anni il suo disegno vada verso una direzione ben precisa, con il collo dei paperi che diventa sensibilmente più corto e il becco invece si fa leggermente un po' più lungo. Ma bando alle ciance e iniziamo a analizzare la prima grande storia di questo periodo, ovvero Paperino, sceriffo di Valmitraglia. Una collocazione temporale non ben precisata, a cavallo tra il vecchio West e il presente, Paperino, un grande appassionato di film western di serie Z, decide di catturare alcuni ladri di bestiame che stanno terrorizzando Valmitraglia. Riuscirà nella sua impresa? O perlomeno a salvarsi le penne? In questa divertente e frizzante storia assistiamo a una delle caratterizzazioni più pure di Paperino, il perenne sognatore che tenta in ogni modo di realizzare i propri desideri senza tuttavia averne le capacità. Qui il papero, totalmente succube dalla propria passione sconfinata per i film western di serie Z, quasi non riesce più a distinguere tra la realtà e la fantasia. Infatti si comporta, o almeno tenta di farlo, come si comporterebbero i propri idoli di celluloide, oppure si stupisce quando le rivoltelle terminano i proiettili, perché in uno dei suoi adorati film non sarebbe mai successo. Inoltre Paperino qui è un povero ingenuo, o come lui stesso si definisce, un terribile idiota, proprio perché non riesce a concepire che gli eventi possano andare in maniera differente dal classico schema preconfezionato dei suoi film western di scarsa qualità. Infatti Barks tesse una trama originale, al passo coi tempi, innovativa, che di fatto riesce a svecchiare un genere su cui è davvero molto difficile trovare qualcosa di veramente nuovo da dire. Ottime poi alcune sequenze, anche crude se vogliamo, come quella in cui sparano Paperino, che sembra davvero essere morto, e il finale che attesta come Paperino, nonostante l'esperienza tragicomica appena vissuta, preferisca comunque continuare a sognare piuttosto che affrontare la realtà. Insomma, qua Paperino è veramente, sembra un po' alienato dalla realtà stessa. Qui sotto in descrizione vi metto il link index della storia dove potete appunto vedere dove è stata pubblicata e recuperare poi la testata di riferimento. Zio Paperone convoca il parentado per partire alla caccia del tesoro di Quaquarone, membro del clan dei Paperoni, muratosi vivo nel vecchio castello del titolo nel 1057, proprietà dello zione, sita nelle verdi colline di Scozia. Il tesoro sarà ritrovato ben presto, ma il fantasma di Quaquarone, di cui è solo visibile l'ombra dello scheletro, farà di tutto per ritornarne in possesso. Questa è davvero una storia storica, si perdoni il gioco di parole, in quanto si tratta di una delle storie più riuscite in assoluto della produzione del maestro dell'Oregon, ma anche una delle più significative per quel che concerne la produzione futura sia dello stesso Karl Barks, ma anche di uno dei suoi epigoni più affezionati, ovvero Don Rosa. Questa storia infatti ha diversi meriti. Il primo è che dà il via al filone delle storie di caccia al tesoro, ovvero tutto quel filone di avventure in cui Zio Paperone recluta il parentame che, volente o nolente, deve seguirlo alla ricerca di tesori nascosti o altri beni preziosi ai quattro angoli del globo. Ben si sa quanto questa tipologia di trame sia cara a molti autori italiani, Rodolfo Cimino in testa. Il secondo motivo per cui questa storia è davvero molto importante è perché sancisce la seconda apparizione di Paperon dei Paperoni, uno dei personaggi più carismatici dell'intero universo Disney, che poi diventerà una delle figure portanti di quello stesso universo. È qui che la figura del vecchio miliardario inizia a plasmarsi, a cambiare per quella che poi verrà ricordata, per quello che poi sarà in definitiva. Rivisitazioni martiniane a parte, nonostante tale metamorfosi caratteriale non sia qui ancora del tutto completa.
Infatti ci troviamo davanti a un Paperone ancora primordiale sia per quanto riguarda l'aspetto estetico e sia per quanto riguarda quello appunto comportamentale, in quanto qui Paperone è decisamente una figura più pavida, più fifona. Però Paperino e il segreto del vecchio castello resta comunque un tassello fondamentale per l'evoluzione caratteriale di quello che poi diventerà Paperone dei Paperoni, che con gli anni e con le storie diventerà una figura sempre più importante e sempre più sfaccettata e complessa. Altro importante merito della storia è quello di presentare le origini scozzesi e il clan di zio Paperone, approfondendo il passato di un personaggio come raramente, se non mai, era stato fatto prima d'ora in un fumetto Disney. Ciò sarà inoltre fondamentale per il cartoonist del Kentucky Don Rosa, che oltre a prendere diversi riferimenti in questa storia per costruire le sue avventure, ma utilizzerà egli stesso come personaggi proprio alcuni avi di zio Paperone che vengono citati in questa avventura, come Cuoco Pancia di Ghisa o Braccio di Ferro. Altro fattore di importanza storica per questa storia è il fatto che sia pubblicata in Italia niente poco di meno che sul Topolino numero 1. Però viene pubblicata solamente un terzo, infatti i lettori italiani per leggerla completamente per la prima volta dovranno attendere il terzo numero della neonata testata. La storia in sé è un vero e proprio gioiellino. Il soggetto è molto intrigante e ben scritto, la sceneggiatura meravigliosamente sviluppata, ma sono le ambientazioni e le atmosfere a farla da padrone. Dominano infatti gli accenti cupi e horror, alternati al sapiente umorismo dell'uomo dei paperi, che però sono rimarcati soprattutto dalla pesante inchiostrazione, specialmente nelle scene che prevedono il manifestarsi di ombre, che rendono tutto il più claustrofobico, il più tetro appunto. Grandioso inoltre come Barks riesca a inserire all'interno della trama situazioni di vero pericolo per i paperi, che interagiscono con rivoltelle, morti, lapidi, cimiteri, con una leggerezza davvero invidiabile, prova della abilità narrativa dell'uomo dei paperi. Il set del castello dei Paperoni inoltre è estremamente affascinante, in cui Barks inserisce elementi tipici del folklore scozzese, delle storie di fantasmi scozzesi, quali sinistre presenze ectoplasmatiche o passaggi segreti. Il tutto è accentuato dal tratto del maestro dell'Oregon, che va maturando pur essendo ancora lievemente ma deliziosamente acerbo. La potenza però della matita dell'uomo dei paperi resta praticamente invariata, in cui dinamicità ed espressività rimangono ancora e sempre le parole d'ordine. La storia è un vero e proprio capolavoro, a cui si perdona anche la piccola incongruenza presente a tavola 8. I più attenti l'avranno già colta. Non so che dire, perché questa storia è veramente una pietra miliare per quanto riguarda la produzione Disney, passata, presente e futura. È un vero capolavoro, non c'è nient'altro da dire. Leggetela assolutamente e recuperatela, vi metto il link index in descrizione. Ed eccoci finalmente giunti all'angolo delle 10 pager, che però stavolta sono solo 2. La prima è Paperino Vigile, che è davvero una perla dell'umorismo, con Paperino che viene assunto come guardiano notturno e nipotini che tentano veramente di tutto, ne fanno di tutti i colori, per cercare di farlo rimanere sveglio. Ce la farà il nostro eroe a rimanere sveglio e a scongiurare eventuali furti? Allora, questa storia, oltre a contenere tantissime gag veramente esilaranti, ho molto apprezzato come Paperino, si proponga di dormire durante tutto il giorno, dato che deve lavorare la notte, ma di sua risposta Morfeo lo accoglierà tra le proprie braccia solo quando giunge il momento di andare al lavoro, chiaramente. Una situazione familiare a tutti e che a tutti noi sarà capitato prima o poi di dover affrontare, almeno una volta nella vita. E anche l'abilità così grande di Barks di parlare di noi uomini, anche nelle storie brevi da 10 pagine con delle anatre antropomorfe, che secondo me rende questo grandissimo, gigante, maiuscolo artista il più grande narratore del Novecento. L'altra 10 pager è un vero e proprio pezzo da 90, Paperino e la pedagogia, in cui Paperino, seguendo i consigli dell'eminente professor Dolcino Cuordoro, l'amico di tutti i bambini, decide di adottare il metodo educativo dell'educazione permissiva, che consiste in parole povere, come afferma lo stesso Dolcino Cuordoro, in lasciate loro fare
ciò che vogliono. I nipotini, ancora delle piccole pesti, chiaramente se ne approfitteranno e si giunge così al geniale finale in cui il professore sarà costretto a fare le spese del suo metodo educativo. Barks qui, oltre a far ridere, attua una pungente critica, una tagliente satira nei confronti della dottrina pedagogica ideata dal pediatra Spock Benjamin, giusto qualche anno prima, nel 1946. Quindi Barks nelle sue storie infila anche l'attualità. L'uomo dei paperi è ancora una volta anticipatore della realtà stessa, in quanto alla fine della storia, Paperino e la pedagogia, il dottor Dolcino Cordoro è costretto a rimangiarsi le sue teorie. E ciò accadrà anche nella realtà, infatti lo stesso Spock Benjamin, di cui il Dolcino Cordoro è la proiezione a fumetti, rinnegherà le sue stesse teorie dicendo scusate ho detto una stronzata, però avverrà molto più tardi rispetto a ciò che avviene nella storia, ovvero 50 anni dopo circa. Ancora una volta la pungente satira del maestro colpisce facendo ridere e facendo riflettere, che a mio parere è il metodo migliore, cioè è la mia modalità preferita di comicità e di umorismo. Io chiudo qui questa puntata, spero che vi sia piaciuta, fatemelo sapere e niente, mi piace, iscrivetevi, commenti, quello che volete e vi lascio i miei contatti e anche alle papere. Ciao a tutti! Altro importante merito dell'avventura è quello di presentare ai lettori il passato, gli avi, ma vaffanculo. Prenderà alcuni personaggi proprio del clan dei Paperoni per inserirli in una delle sue vaffanculo. E userà molto spesso appunto riferimenti barxiani come quelli che troviamo in questa storia e addirittura personaggi del clan